Sono già alcuni mesi che tra addetti ai lavori circolava una voce non confermata che faceva preoccupare molti. Naturalmente la cosa è andata avanti senza alcuna conferma fino a qualche settimana fa, quando timidamente alcune riviste di settore hanno iniziato a sollevare l'argomento, destando in molti delle vere e proprie preoccupazioni. Che cosa sta succedendo? Che a quanto pare in casa Microsoft hanno deciso di fare un piccolo colpo di stato, e cioè di rendere molto meno personalizzabili e di dare agli utenti e anche a noi tecnici molte meno possibilità di interagire e modificare e soprattutto personalizzare il sistema operativo, facendo diventare sostanzialmente tutti quanti i PC delle scatole più o meno uguali e preconfezionate. Naturalmente, appena la notizia è stata confermata, qualcuno molto furbo ha pensato di correre ai ripari, ed è proprio questo l'argomento del video di oggi, in cui andremo a vedere una piccola operazione che anche tu puoi fare sul tuo PC e che ti metterà al sicuro anche in futuro da queste modifiche e colpi di stato. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ma qual è questa notizia così terribile da far tremare le ginocchia a tutti quanti? Beh, andiamo a vedere molto rapidamente di che cosa si tratta, ma successivamente andiamo anche a capire quali sono le conseguenze che può avere per ciascuno di noi utenti e soprattutto come fare a porvi rimedio in maniera definitiva e semplicissima. Ebbene, la notizia apparentemente banale, riportata un po' in sordina per prima da HD Blog il 20 agosto scorso, è questa qui, ovvero che Windows 11 continua la sua migrazione da pannello di controllo a impostazioni. Le fanno eco altre riviste, come ad esempio Tom's Hardware, che titola Windows 11 addio pannello di controllo, specificando che Microsoft ha finalmente confermato ciò che molti utenti avevano sospettato da tempo, ovvero il fatto che il pannello di controllo di Windows, una delle funzionalità più iconiche e longeve di questo sistema operativo, sarà completamente sostituito dall'app impostazioni, notizia che viene ripresa anche da altre testate fino ad arrivare a un particolare cambio di direzione da parte di Microsoft, che titola in questo caso su D-Day Microsoft cambia. Il pannello di controllo resta, ma molte opzioni verranno migrate in impostazioni. Ma la domanda che si pone è fondamentale: quanto durerà? Perché è chiaro ormai che il desiderio di Microsoft è quello di fare sparire questo utilissimo strumento permutandolo con qualcosa di apparentemente simile, ma in realtà molto più limitato. E una cosa che mi ha fatto veramente sorridere è stata Wikipedia. Hai presente quando muore qualcuno che esattamente 5 minuti dopo su Wikipedia se ne riporta la data di morte? Ebbene, se proviamo a cercare il pannello di controllo su Wikipedia, leggiamo che il pannello di controllo è stato un componente dell'interfaccia grafica di Windows che permetteva agli utenti di visualizzare e modificare le impostazioni di base del sistema, come aggiungere componenti hardware, installare, rimuovere software, controllare gli account degli utenti, cambiare le opzioni di accessibilità, eccetera. Era dunque uno strumento per l'amministrazione di Windows. Ma qual è il problema? Qual è la vera differenza tra l'utilizzo del pannello di controllo e quello della finestra delle impostazioni? Beh, prescindendo dal fatto che, ad esempio, molti utenti, me compreso, sono molto più abituati ad utilizzare il pannello di controllo e possono avere qualche difficoltà a trovare le relative opzioni nella finestra delle impostazioni, e prescindendo anche dal fatto che, come vedi qui sul lato destro, io posso aprire più finestre contestuali del pannello di controllo, cosa che agevola moltissimo la vita a noi tecnici, c'è il problema di fondo che nella finestra delle impostazioni una serie di settaggi scompariranno per sempre e non saranno facilmente fruibili né dai tecnici né dagli stessi utenti, a meno di non entrare fisicamente nel registro di configurazione del sistema e agire sulle singole voci di registro, cosa veramente molto difficile da fare.
Ebbene, a risolvere il nostro problema ci ha pensato un informatico e youtuber bravissimo che risponde al nome di Tio Joe e che non finirò mai di ringraziare. Che cosa ha fatto Tio per noi? Ha creato uno script semplicissimo, molto simile al vecchio God Mode che ti ho presentato in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto se volessi andare a dargli un'occhiata, che ricomprende al suo interno tutte quante le voci del pannello di controllo, ma non basta. Ha inserito anche in questa nuova versione una serie di voci veramente di difficile accesso che in questo modo possono essere usate in maniera semplicissima. Ma come se tutto quanto questo non bastasse, lo ha reso anche portable. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo immediatamente a procurarci questo software. Per farlo apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e qui in alto postiamoci nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download, quello che si chiama per l'appunto Super God Mode 2.0 by Tio Joe. Per scaricarlo potremo cliccare sul pulsante File Download e nel caso invece in cui non dovessi riuscire a trovare questo o altri download sul sito gentiluomodigitale.it, quello che ti basterà fare sarà un clic su questa lente di ingrandimento e nella casella di ricerca che si aprirà ti basterà digitare il nome del programma che stai cercando, in questo caso Super God Mode. Effettuiamo la ricerca premendo il tasto invio sulla nostra tastiera e vedrai che ci saranno due risultati. Quello che ci interessa è il più recente, quello del 16 settembre 2024. Mentre il precedente è superato e non ti consiglio di usarlo anche perché non ci risolve appieno il problema. Clicchiamo sul nome del file per andare a scaricarlo e vedrai che in alcuni secondi verrà spostato sulla cartella dei download del tuo computer. A questo punto clicchiamo su questo pulsante per andare ad aprire proprio questa cartella e chiudiamo la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Dentro la nostra cartella abbiamo a questo punto questo file su cui dobbiamo fare clic con il pulsante destro e scegliere la voce Estrai tutto, cliccando successivamente sul pulsante Estrai per andare ad esploderlo in una nuova sottocartella, all'interno della quale ci saranno due file. Quello che dobbiamo fare per installare questo programma è lanciare il file batch, quello che si chiama Super God Mode -Easy Launcher. A questo punto facciamo doppio clic e attendiamo l'apertura di questa finestra. Al suo interno andiamo a deselezionare questa voce qua, quella che raccoglie le statistiche, mentre potremo lasciare attive tutte quante le altre e premere a questo punto il pulsante Run Script. Attendiamo un minutino che lo script termini la sua esecuzione. Tempo necessario un fagottino, non si riesce a mangiare il secondo. Quando vediamo questo messaggio press any key to exit, premiamo un tasto qualsiasi sulla nostra tastiera, la finestra della shell si chiuderà e avremo un nuovo file, o meglio una nuova cartella all'interno della nostra cartella principale. Ed è proprio questa cartella che si chiama Super God Mode a fare la magia che ci interessa. Devi sapere che la shell che abbiamo appena eseguito infatti non ha installato assolutamente niente sul nostro computer. Quello che si è limitata a fare è stato creare questa nuova cartella che appunto si chiama Super God Mode ed infarcirla al suo interno di qualsiasi collegamento utile che ci possa servire da qui all'eternità.
A questo punto quello che possiamo fare è prendere questa cartella e trascinarla dove vogliamo, tanto è completamente portatile, possiamo spostarla ovunque sul nostro PC, non potremo portarla su un PC esterno perché sarà necessario eventualmente spostare questi due file e fare lo stesso lavoro per creare la stessa cartella se volessimo fare riferimento ad un altro PC. A questo punto chiudiamo la cartella che non ci serve più e andiamo a dare un'occhiata a quello che si trova all'interno della nostra Super God Mode. Come vedi, al suo interno tutto quanto è categorizzato per argomenti e al limite anche per sottoargomenti. Tuttavia, se proviamo ad aprire qualcosa, ci accorgeremo che il suo aspetto è particolarmente ostico perché è infarcito fino alla nausea di voci e di sottovoci. Ma allora, come facciamo nel momento in cui vogliamo modificare una qualche impostazione sul nostro computer? Ebbene, è semplicissimo. Ti faccio vedere. Supponendo di voler cambiare ad esempio il comportamento della rotellina del nostro mouse, una volta che ci saremo spostati in questa casella di ricerca che si chiama appunto cerca in Super God Mode, ci basterà digitare rotellina. Ed ecco qui che compariranno le nostre impostazioni della rotellina del mouse che ci permetteranno di cambiarne il comportamento senza stare ad impazzire per cercare la relativa opzione. Naturalmente tutto questo vale per qualsiasi voce ti possa venire in mente, a partire dalla RAM a finire al processore. Eccolo qui. Oppure ancora ad aprire il pannello di controllo famosissimo. Ecco fatto. Sono certissimo che questa utility fondamentale che ci propone il nostro caro Tio risulterà molto gradita a diversi membri di questa community, me compreso, e che, non si sa mai, nel caso di scelte scellerate da parte di Microsoft potrà anche salvarci il collo. Ma catapultiamoci subito sui ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a Adriano Sarrubi, Giuste e Nino Sirianni, che si sono appena abbonati hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini. E un ringraziamento speciale va fatto invece a Ciro Esposito, che ha upgradato il suo abbonamento fino alla qualifica di tadan, distinto gentiluomo. E quindi, caro Ciro, è con estremo piacere che mi levo il cappello farlocco davanti a te. Non basta, perché dobbiamo ringraziare anche Offenbach Le Chat, detto anche il gatto mistico, Maurizio Andrenacci, Luca Geromin e Dark Player 84 TV, insomma il nostro amico Darty e il nostro carissimo Alex Bocelli, che con i loro preziosissimi e generosissimi super grazie hanno voluto contribuire alla vita di questa community. Ringrazio tutti quanti voi ragazzi per la simpatia, il sostegno e la vicinanza che dimostrate. Ma un ulteriore ringraziamento fondamentale non possiamo dimenticarlo, ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo mi taccio, ma non prima di averti dato appuntamento, come di consueto, alla prossima.